Buonasera, buonasera, come state? Spero bene, spero bene. Allora, come sempre lo sapete prima di iniziare la diretta live, nell'attesa che si colleghi anche qualcun altro, e per chi vedrà la live dopo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, come state? Aspettate che entro un attimo in chat perché sennò qua non si capisce niente. Ecco, entro un attimo in chat. Allora, avete visto Habemus Papam, Habemus Papam. Adesso io non so questa sera in quanti saremo perché ovviamente Habemus Papam e quindi saranno tutti attaccati all'Habemus Papam, giusto? Giusto. Allora, nell'attesa voglio solo vedere una cosa, se ovviamente si sente e si vede, perché poi qua ogni volta è un sorpresone la diretta di non lo sapeum. No, è sempre una specie di sorpresone, no? Qua YouTube. Allora, aspettate un attimo perché qua abemus papam Allora, io oggi ero quando abemus papam ero praticamente in giro, in centro, e quindi a un certo punto ho sentito suonare ste campane benedette e dicevo, ma che cavolo succede? Ma che cavolo succede? Che cavolo succede? Succede che avevamus lupapum. Allora, io devo capire se si sente. Ecco, no, ecco, questo è quello che vorrei capire. Questo è quello che vorrei capire. Allora, adesso vediamo un attimino se riesco da qui ad accedere intanto alla diretta live. Ciao ragazzi, oggi vi svelo Ecco, un segreto figurati per se tutti non i c'è la produttori del pubblicità e prima devo ma anche capire per se i riesco ad tuoi accedere alla diretta imprenditori di live. Telegram. E poi dopodiché. Sì, allora, ok, allora la diretta live funziona, si sente. Veramente è italiano? E io non. Papà, papà Luigi Quinto. Sì, papà Luigi Quinto. Perché Quinto poi? Non lo so, perché Quinto? Dovrebbe essere papà Luigi Primo. No, non Quinto, perché Quinto? Cosa c'entra il Quinto? Io volevo entrare, volevo fare una cosa. Allora, volevo fare una cosa, perché qua, cioè, tutte le volte sto cavolo di YouTube mi crea casini e mi crea casini. Allora, aspettate, eh. Io volevo entrare nella mia diretta live, ma a quanto pare non è possibile. A quanto pare non è possibile. E vabbè, e non mi fa entrare. E amen. Allora, vabbè, guarderò da qua. Allora, si sente. Pina, ciao Pina, ciao, 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 buonasera. Volevo farvi vedere una cosa, sperando che YouTube non mi banna come solito, perché poi qua Papa Luigi primo e secondo. Ah, tra l'altro, adesso che me l'hai detto, intanto tu Sergio dovresti aver ricevuto la cartolina, perché ti ho mandato la cartolina, non so se hai visto l'email, ti ho mandato la cartolina, non so se l'hai vista. Ehm, allora, te l'ho mandata via email stamattina, primo pomeriggio. Poi Papa Luigi primo e secondo. Ecco, spero, stamattina non c'era, ma te l'ho inviata, quindi te l'ho inviato, o forse allora oggi pomeriggio, adesso non mi ricordo. E, e quindi, cosa volevo dire? La,
Ah sì, volevo farvi vedere una cosa, sempre che YouTube ovviamente non me la banna, perché qua tutte le volte è un casino, no? Perché poi qua diritti, non diritti, copyright, non copyright, insomma un paciocco allucinante. E visto che questa cosa qua arriva da questo canale, allora aspetta, allora, vediamo un po' se lo trovo, così ve lo metto qua. Pomata bianca, eletto il nuovo papa, il nuovo papà, virgola, Roberto, Roberto Francis Provest, ma, ma non è che italiano. Ma è italiano oppure no? Non si capisce se è italiano, non credo sia italiano perché dal nome dal nome non mi sembra tanto italiano. Allora, mm, Creative Commons, così in teoria non dovremmo avere problemi. Allora, vediamo un po' se si vede o si sente. A chi interessa, poi chi gliene frega un cacchio, non è che stanno lì a fare cose. Mo ce l'hai la mia email. Allora, le solite cavolate delle pubblicità. Allora, aspettate un attimo, vediamo che non facciamo bordello. Vediamo che non facciamo bordello. Facciamo che non facciamo bordello. Allora, video background screen. Vediamo un po' di aggiungere uno screen. Vediamo un po' di aggiungere il nuovo screen, che non è il screen, ma è lo screen. Allora, poi non so se si vede o se non si vede o non si sente. Io questo non lo so, eh. Dobbiamo fare in una prova. Perché io sto programma qua non è che lo uso sempre. Allora, ve lo metto qua. Ve lo metto qua, io dovrei diventare rimpicciolito in pratica, giusto? Dovrei, Dovrei, non lo so. Vediamo un po' se si vede. Non credo, no, non si vede, no, non si vede, quindi non si vede. O si vede. No, non si vede. Perché? E perché non me lo fa vedere sto fetuso? Boh, vabbè, niente, non lo fa vedere. Amen. Io volevo farvi vedere la cosa qua, ma non, evidentemente non lo fa vedere. Boh. E l'informazione mi fa capire niente questo buono di 200 euro che diedero a tutti che dal prossimo mese si trattengono 50 euro al mese. A me la lettera dell'INPS non è arrivata. In che senso? Non ho capito bene. Non ho capito bene. L'informazione non mi hanno fatto capire niente. Questo bonus di 200 euro che diedero a tutti che dal prossimo mese si trattengono 50 euro al mese. A me la lettera non ho capito bene. Scusa, ma non ho capito bene la tua domanda. Non ho capito bene la tua domanda, quindi cioè, non saprei cosa dirti. Quello che volevo dire io era che siccome che mi hanno chiesto, aspetta, che lo togliamo qua, siccome mi hanno chiesto la compatibilità dell'assegno, no? Mi hanno chiesto la compatibilità dell'assegno con altri sussidi e allora io ho fatto un paio
ho fatto un paio di ricerchine, ho visto una cosa su Instagram che mi faceva ridere. Ho visto una cosa su Instagram che mi faceva abbastanza ridere, no? E diceva, allora, l'assegno di inclusione è una misura di sostegno economico introdotta per aiutare le famiglie con difficoltà economiche, che ovviamente, vabbè, sostituisce il reddito di cittadinanza, questo lo sappiamo. Tuttavia, una delle domande più frequenti tra i beneficiari è se è compatibile con altri sussidi o bonus, no? Se è compatibile con altri sussidi o bonus statali. Allora, diciamo che ci sono varie cose che si possono considerare valide, cioè che possono essere compatibili. Allora, abbiamo allora, compatibile con alcuni sussidi di disoccupazione, con l'assegno unico universale per i figli e con altre misure di sostegno al reddito. Ovviamente alcuni incidono sull'ISEE e riducono la possibilità di prendere l'assegno, no? Quindi c'era una persona che mi diceva, io volevo sapere se posso prendere la carta dedicata a te, no? Quello che diede Draghi il bonus della luce. Allora aspetta, il Draghi. Aspetta che mi scrivo il bonus. Quello che diede Draghi il bonus della luce. Aspetta che mi scrivo qua, perché sta cosa qua. Allora, quello che diede Draghi il bonus della luce. Allora, il bonus luce, acqua, luce e gas. Me lo scrivo, va, così mi rimane memorizzato. Così, ecco, così mi rimane memorizzato. Allora, quello lì che dici tu, quello lì che dici tu, praticamente va in automatico. Quello lì va in automatico. Quindi se tu hai fatto l'ISEE quest'anno, se tu hai fatto l'ISEE, automaticamente viene fatto automatico, cioè tu non devi fare nulla, ok? Quindi va da solo. E, aveva detto che c'erano quest'anno, avevano detto che c'era sto aumento di 200 euro e di qua di là. Anche quello ho letto da qualche parte, che poi io non è che mi sono informato tanto, comunque avevo letto da qualche parte che anche quello va in automatico, ok? Anche quello va in automatico e in teoria dovrebbe essere pagato con le bollette di quest'anno, una roba del genere, più o meno, eh. Adesso poi non mi sono informato bene, quindi non so dirti esattamente. Ho solo letto così rapidamente tutta la questione, non ci ho fatto caso più di tanto. Poi, quello che tornavo a dire prima, ecco, togliamo qua, allora, ciao Marco, ciao Marco. Quello che volevo dire prima è che una persona mi aveva chiesto se la carta dedicata a te era compatibile con l'assegno di inclusione. La carta dedicata a te, quella del governo, mm, dedicata a te, non a me, non è compatibile con l'assegno di inclusione, quindi chi prende l'assegno di inclusione non può accedere a questa agevolazione, anche perché se no vi ricordate che appunto la carta dedicata a te viene rilasciata con un incrocio di dati tra l'INPS e il comune, che il comune seleziona poi le persone, le manda all'INPS e l'INPS poi sceglie, insomma tutto un casino vario. Quindi quello lì
cioè la carta dedicata a te no. Eh, Però, come ho detto prima, l'assegno di inclusione invece è compatibile con la NASPI e con la DISCOL, ok? Che sono due sostegni, due sussidi che vanno a chi ha perso il lavoro, diciamo per la disoccupazione. Eh, Un'altra cosa che riguarda la NASPI e la DISCOL è che l'importo della NASPI o della DISCOL viene detratto dall'assegno di inclusione, quindi alla fine se uno prende un assegno di 500 euro e prende la NASPI di 500 euro, alla fine sempre 500 euro stanno, cioè non è che cioè, quindi se uno prende 500 euro mensili, per dire, di ADI e riceve 350 euro di NASPI, l'assegno viene ridotto praticamente di 150 euro. Capito? Perché a conti fatti quello fa, ok? Quindi 500 meno 350 sono 150 euro, capito? E poi tra l'altro i redditi che uno prende dalla NASPI, di SCOL, non devono superare poi i limiti dell'ISEE. Attenzione, perché poi se no si rischia anche poi dopo l'ADI. Queste cose qua bisogna farci un attimino attenzione perché insomma, cioè, però, ecco, questa cosa qua me l'hanno chiesta anche, è compatibile con l'assegno unico universale, è compatibile con l'assegno unico universale, ok? Il 2022 l'hanno dato a tutti i pensionati per il caro vita. Ma scusa, aspetta un attimo, perché qua c'è qualcosa che non quadra. Allora, aspetta, Il 2000, Elvira, il 2022 l'hanno data a tutti i pensionati per il caro vita. Aspetta un attimo, fammi un po' vedere. Quello di Draghi del bonus luce, ma aspetta, quello di Draghi. Ah, eh sì, è quello lì, quei 200 euro. Sì, sono quei 200 euro lì. Quelli che ti dicevo prima, però ovviamente io ti dico, non mi sono informato tanto su sto discorso di sto bonus da 200 euro. Non mi sono informato tanto bonus da 200 euro sulla luce quando arriva, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, il bonus 200 euro sulla luce, un contributo straordinario previsto per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Questo volevi sapere in pratica. Allora, tempi di erogazione. Il bonus non sarà immediato. Dopo la presentazione dell'ISEE servono circa 3-4 mesi per vedersi applicato lo sconto sui consumi di luce e gas. Il sistema invidia la fornitura interessato, effettua le verifiche di ammissibilità e trasmette i dati ai fornitori. Infatti, come dicevo prima, che praticamente una volta fatto l'ISEE, e poi tutto il meccanismo dietro, quello dell'assegnazione, chi deve, chi lo riceve, chi non lo riceve, diciamo è un po' lunghetto. E poi ovviamente può anche cambiare dal discorso, per esempio, i tempi del tipo se la bolletta per esempio è mensile, bimestrale, eccetera. Quindi già il bonus, quello lì di base, bonus luce, gas e quant'altro, già quello è un casino di suo. In più hanno tirato fuori sta cosa qua e quindi mi sa che i tempi si allungano ancora un pochino di più.
Il bonus 2025 è stato introdotto per aiutare le famiglie in difficoltà economica a sostenere i costi dell'energia. E mi dicono, per maggiori informazioni sui tempi di erogazione e sui requisiti, puoi consultare il sito ufficiale dell'ARERA. Ok? Il sito ufficiale dell'ARERA. Ecco, allora, perché questa cosa qua, per esempio, non mi parte. Eccolo lì, ok, adesso dovrebbe essere partito. Ecco, torniamo in chat, così vedo un attimino la chat. Per i single invece hanno dato sempre sta mazzata, è tutto un paciocco. Più o meno sì, sì, più o meno sì, è tutto un paciocco. Più o meno sì. Eh. Per esempio, io per esempio non ho capito perché sto Fetuso non si è riattivato. Vabbè, io avevo attivato una cosa per la chat e il programma ha pensato bene di disattivarla. Va bene. Poi, quindi bonus luce l'abbiamo detto, quello là, l'assegno di inclusione, assegno di inclusione, ok? È compatibile con l'assegno unico, ok? Perché anche quello diceva va bene, perché ovviamente lì è legato al discorso dei figli, non figli e quant'altro, quindi quello lì non ci sono problemi, su quello non c'è problema. Ciao Antonietta! Quindi per chi percepisce l'assegno di inclusione non riceve più l'assegno unico sulla carta di inclusione, ma per come avveniva, ecco, tra l'altro, chi percepisce l'assegno di inclusione non riceve più l'assegno unico sulla carta di inclusione. Ma ormai credo che dopo 2 anni questa cosa qua, cioè ormai credo che l'abbiamo già capita e non penso ci siano altre cose altre cose da dire, ecco, non lo so, eh. Poi, eh, chi deve invece presentare domanda riceve l'assegno unico tramite bonifico su IBAN, come avviene per tutti gli altri benefici, ok? L'assegno di inclusione è compatibile con la carta acquisti, sì. Ecco, anche sta cosa. ADI è compatibile con la carta acquisti, a differenza della carta dedicata a te, che sono due cose completamente diverse, ok? È compatibile con la carta acquisti. Ad ogni modo, ricordatevi che l'importo della carta acquisti viene considerato nel calcolo del DISE. Quindi, e poi la carta acquisti, chi prende la carta acquisti si vede poi detratto l'importo dall'assegno di inclusione, quindi non so se poi il gioco ne vale la candela. Diciamo che ci sono persone che eh, hanno la necessità di avere le carte separate. Adesso io non so dirvi perché questa cosa succeda, non so perché le persone abbiano la necessità di avere questa cosa così. Però succede. Finalmente sono riuscito ad entrare. Quello per il gas solo a chi ha le caldaie comunali, non quelle autonome. Sì, quello per il gas è solo a chi ha le caldaie condominiali e non quelle autonome, giusto? Allora, anche perché. Allora, aspetta, no, aspetta, quello per il gas è solo a chi ha le caldaie condominiali, non quelle autonome. Ma allora, cioè, io non vorrei che qui ci fosse un attimo di confusione sul fatto che se tu hai i requisiti,
puoi riceverlo. Il discorso è, c'era saltato fuori l'anno scorso, 2 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente, non ricordo esattamente. Comunque, il problema nasceva sul fatto che uno poteva avere o il gas, quello attaccato alla rete, quello che ti arriva coi tubi non so da dove arriva, oppure chi c'ha il bombolone. Allora, quello del bombolone, ecco, quello con il bombolone, quello invece no, perché quello con il bombolone è un casino. E io avevo chiesto 2 anni fa, se non ricordo male, sì, mi pare 2 anni fa, una roba del genere, avevo chiesto tipo al mio fornitore del gas, perché io ho il bombolone e quindi avevo chiesto se per dire si poteva avere questa agevolazione come tutti gli altri cristi, no? Per dire, facciamo un esempio. E loro mi aveva detto di no, perché chi ha il GPL, ecco, chi ha il GPL non può, non ha tipo questa agevolazione, solo chi ha il metano, gas, metano e roba varia. Per- Poi le cose si complicano ancora di più quando sei in condominio, cioè quando sei in condominio è ancora peggio perché bisogna dare il riparto delle spese, il riparto condominiale, insomma è una menata pazzesca. E ehm, quello dell'acqua, invece, 2 anni fa c'erano state persone che mi dicevano che non ricevevano nessun bonus, ok? Non ricevevano nessun bonus. Quindi praticamente cosa succedeva? Che la gente mi avevano detto che per ricevere il bonus sull'acqua eh, bisognava andare all'ufficio di quello dell'acqua, dell'acqua comunale e dirgli guardate che non mi avete accreditato il bonus e quant'altro. Infatti 2 anni fa tantissime persone non ricevevano questa cosa qua e altri mi avevano consigliato di dire appunto di andare direttamente al fornitore dell'acqua. Così praticamente si risolveva i problemi, no? Almeno questo era quello che mi avevano detto 2 anni fa, quindi io poi riporto, anche perché, ripeto, io non avendo possibilità di richiedere quel tipo di bonus, non so dirvi se la cosa funziona oppure no, quindi non ve lo so dire. Però 2 anni fa così mi dicevano. Ehm, Da 2 anni su PostePay Evolution caricano l'assegno unico. Sì, ecco, da 2 anni a questa parte sull'assegno unico caricano PostePay Evolution, giusto? Perché la PostePay Evolution praticamente è a l'IBAN, c'è l'IBAN sulla PostePay Evolution, quindi praticamente ehm, lì può cioè arrivare cioè arriva il pagamento direttamente sulla PostePay, capito? Quindi viene comodo. E infatti, da 2 anni in PostePay Evolution caricano l'assegno unico, sì, perché ha l'IBAN, cioè le centralizzate, quello per il gas solo che le caldaie condominiali, non quelle autonome, cioè le centralizzate. Sì, quelle centralizzate che però ovviamente bisogna fare tutto un paciocco perché poi se non ricordo male, adesso io non avevo seguito bene la pratica, però mi avevano detto appunto che c'era qualcuno che col fatto che era tipo in un condominio, bisognava ehm, fare mandare un riparto spese del condominio al fornitore. Adesso cioè, non so bene come funziona perché, ripeto,
chi mi chiede queste cose qua poi non è che mi dice sì, l'ho ricevuto, no, non l'ho ricevuto e quant'altro. Quindi, boh, cioè, è un po' un casino, eh? Mm. Poi, aspetta che nella chat dov'è? Oh signore, sta chat che ogni tanto non funziona. A me ieri è arrivato il bonus gas, ma non ho il metano. A me è arrivato il bonus gas, ma non ho il metano. È perché tu hai il gas. Perché tu hai il gas. Aspetta, eccolo qua, eccolo qua. A me è arrivato il bonus gas, ma non ho il metano. GPL, attenzione, prima parlavo del fatto del GPL, che è una cosa ancora completamente diversa dal metano, vabbè, è sempre gas propano liquido, GPL, sempre quello sta, però è una cosa diversa. Perché quello del GPL che ti mettono il bombolone, cioè deve essere, cioè tu hai una fornitura completamente a parte e se non ricordo male, appunto, il fornitore dove mi rifornisco io mi aveva detto che non c'era possibilità di avere questa agevolazione, ecco, diciamo così. Non c'era possibilità di avere questa agevolazione. Bisogna aspettare il consuntivo per ricevere il bonus dell'acqua. Ecco, infatti, per ricevere il bonus dell'acqua bisogna andare in comune. Infatti, come mi avevano detto proprio un paio di anni fa altre persone. Quando non si ricevono il bonus, soprattutto quello dell'acqua, perché sembra che facciano un po' finta, sembra che facciano un po' finta, no? Nel senso che si dimenticano, no? Dice, sembra che si dimenticano. Però mi pare che ci sono, se non ricordo male, avevo letto da qualche parte che c'erano tipo 13 metri cubi a persona. Non vorrei dire una scemenza, adesso confermatemi qua sotto quanti metri cubi a persona sono inclusi con il bonus. Perché acqua, stiamo parlando dell'acqua, perché non sono tantissimi. Mi pare di aver letto qualcosa tipo 13 metri cubi a persona o una roba del genere, adesso non ricordo bene. Ehm, Ah, ecco, vedi, guarda Maria Laura come è tutta bella informata, hai visto? Guarda Maria Laura come è tutta bella informata. Ecco, vedi, ci voleva Maria Laura per avere le informazioni, no? Ufficio tributi, ufficio tributi fanno fare una domanda e anche... Ah, l'Atari sì, l'Atari lo sapevo. L'Atari, quella dell'immondizia sì, anzi, su quel discorso dell'Atari, che poi è una cavolata, io non lo farei mai perché ho letto come si fa ed è un casino, un pacciocco pazzesco, no? Però sul discorso dell'Atari c'è anche la possibilità di avere un ulteriore sconto. Io adesso ve lo dico, poi voi fate come credete, però io non lo farei mai. Non lo farei mai. Però sul discorso dell'Atari c'è la possibilità di avere un ulteriore sconto se le persone si mettono in casa come si chiama? Quello oh sì, quello lì che si serve per fare il terriccio. Oh sì, che si buttano gli scarti della frutta, della verdura. Oh sì, che non mi viene in mente il nome. Se vi viene... Come si chiama? Ehm, Oh!
Guarda che non mi viene in mente il nome. Quello dove si buttano gli scarti del mangiare, che poi si mette tutto dentro un bidone, si lascia lì un anno, quello marcisce e poi ti tira fuori il terriccio, non so. E, non mi viene in mente il nome. Comunque quello. Chi volesse ha un ulteriore sconto anche su quello. Io non lo farei mai perché l'umido, ecco, dell'umido, brava. È quel discorso dell'umido. Io ho letto come si fa anche il discorso dell'umido. Cioè, non è che ci puoi buttare dentro di tutto, eh. Non è che puoi buttarci dentro le ossa, i gusci delle uova così interi, bisogna tritarli, fare un casino. Eh, bisogna mettere anche delle foglie. Insomma, perché poi alla fine, se uno si fa il discorso dell'umido in casa, ti fai, cosa ti viene fuori? Ti fai un granché casino per un, eh, diciamo umido, eh, diciamo l'umido, però ha un nome quella cosa là, eh, quel contenitore ha un nome che adesso non mi ricordo, la differenziata dell'umido, vabbè, quello lì, no? Perché poi alla fine, quanta gente ha bisogno dei bonus? Ciao Pina! Quanta gente ha bisogno dei bonus? Tanta. Soprattutto oggi che hanno Habemus Papam. E no, stavo dicendo che per fare il fertilizzante, ecco, anche, è un casino, è un casino. Io ho letto, ho seguito anche dei video qua su YouTube dove spiegavano come farlo, ma non è così facile. E poi alla fine una persona, una famiglia, cioè tanto quanto può mangiare una famiglia, non è che può mangiare valanghe di roba alla fine, no? Cioè quindi non è che uno può produrre chissà quanta roba. Alla fine fai tutto un casino, ti trovi in casa. Parliamo di in casa perché la maggior parte poi la gente si fissa, ah, mi faccio l'umido in casa, mi faccio l'umido in casa. La gente si fissa su delle cose che poi alla fine viene su solo un grande paciocco. Ehm, ti metti in casa un bidone, no? Tu ti butti le patate, le cipolle, le bucce, le banane, la frutta, la verdura, e i gusci delle uova, che devono essere tritati perché i gusci delle uova non si sciolgono, se no, quindi devi pure tritarti i gusci delle uova, no? Poi ti metti lì, ti tieni sto coso lì un anno, no? Fermo, poi ci devi mettere le foglie, perché bisogna fare un paciocco fatto tra verde e marrone, no? Deve essere bisogna fare due colori, verde e marrone. Il marrone sono le foglie, il verde è tutto il resto. Tu uno si tiene in casa tutto sto paciocco lì, ehm, poi dopo un anno, no, ti tiri fuori tanto così di terriccio che tu lo usi per un vasetto e ci pianti una piantina di basilico, cioè tu hai fatto un gran casino per ritrovarti poi dopo un anno con quattro dita di terriccio, no, terriccio, se c'è i vermi, perché non è che se non ci metti i vermi non viene manco il terriccio, attenzione, perché bisogna pure comprare le bustine con i vermi perché altrimenti non viene neanche fuori quella cosa lì, eh? Quindi, cioè, non è che... Ecco. E poi alla fine ti ritrovi con quattro dita di terriccio così e ci pianti dentro il basilico e buono al secchio. Cioè, tu hai fatto un gran casino per un anno intero a mettere via immondizia per poi ritrovarti con quattro dita di terriccio. A me mi sembra una strunzata. Perché per farlo bene bisognerebbe farlo, bisognerebbe avere un giardino, un parco, qualcosa
e mettere una bella cassa, ma tipo di 1 metro per 1 metro, no? Fai 1 metro cubo di terriccio, no? Ci metti lì dentro e alla fine poi qualcosa viene fuori, ma cioè capisci che poi quella roba lì attira animali, volpi, topi, serpenti, perché poi arrivano i topi, arrivano tutti gli altri, no? Arrivano le volpi, arrivano i serpenti, arrivano tutti, quindi alla fine ti ritrovi poi in giardino sto coso, scarafaggi, formiche, di tutto, no? Perché poi ti ritrovi in giardino tutta sta roba e poi te la devi anche gestire sta roba lì. Quindi alla fine io ho guardato e ho detto, ma mi sembra un po' una struzzata. Anche perché poi ci devi comprare le bustine con il lievito da metterci dentro, no? Perché se no non viene fuori. Sì, ci puoi fare il concime, ok, sì, vabbè, ma sai. eh. Ah no, è una strunzata veramente. Io non lo faccio, lo fanno i ristoratori. Eh, eh, sì, non tutti, e non tutti, è una strunzata veramente, ma anche secondo me è una strunzata veramente, anche secondo me, perché io l'ho visto, ho cercato su YouTube, mi era venuto la settimana scorsa, ho detto magari vado a vedere se per caso c'è qualcosa di interessante, se si può fare, quanto costa, come si fa, come non si fa. Quando ho visto che cosa bisognava fare, minchia, un casino. Per fortuna, ho i cassonetti, metti tutta la monnezza qua, come una volta che erano verdi, ora sono grigi. Sì, anche da noi sono grigi. No, sono marroni. Marroni mi pare. Mi pare che sono marroni qua, una roba del genere. Comunque, eh, io quella stronzata là è proprio una stronzata, perché l'umido, per farlo bene, bisogna farlo, cioè fatto con determinate regole, ok? L'umido non è che ci puoi buttare dentro tutto, non è che ci puoi buttare dentro le ossa, non è che ci puoi buttare dentro, che ne so, ah, la pasta, ecco, la pasta non ce la puoi buttare in quello fatto artigianale in casa. La pasta non ce la puoi buttare perché la pasta è un derivato della farina e quindi la farina non si scioglie, ma si secca, quindi tu butti il pane, butti la pasta, dicono che come tu li butti dentro, dopo un anno te li ritrovi così. Quindi alla fine tutti i derivati della farina non ce li puoi mettere. Alla fine questo non lo puoi mettere, quello non lo puoi mettere, quell'altro non lo puoi mettere. Cioè, allora che cavolo mi serve? Mi serve solo per avere i topi e i serpenti in giro per casa. E allora ho detto, boh, cioè, non lo faccio. Aria a camminare. Aria a camminare, perché veramente. Allora, aspettate un attimo, perché io volevo fare un'altra cosa anche stasera, no? Volevo fare anche un'altra cosa. Allora, no, non la posso fare l'altra cosa. Ah, ecco, sì, ho aggiornato i siti internet. Lo vedete qua? Allora, qui nella chat, chi fosse interessato, ho aggiornato tutti i siti internet, tutti i collegamenti. Quindi chi fosse interessato, qui in chat trovate il collegamento li ho messi tutti insieme. Perché prima erano sparpagliati, un po' c'era da una parte su Instagram, una parte era su TikTok, una parte era su YouTube, una parte era insomma un casino, c'era un casino della miseria. E allora cosa ho fatto? Ho preso e ho messo tutto insieme, un sito internet unico, trovate tutti i collegamenti sul sito che vedete qua, dov'è qua? Aspetta, dov'è qua? Lo vedete qua, no? Li trovate tutti qua, ok? Quindi chi fosse interessato, e tra l'altro qua, su questi collegamenti qua, c'è anche la possibilità di prenotare
un appuntamento, una chiamata con me, ok? Quindi ho risolto tutti i problemi, ho messo tutti insieme e ho risolto prima, ho fatto prima, ok? Ok. Allora, bene, non sapevo che stasera c'era l'elezione del Papa, infatti siamo rimasti praticamente in pochi e siamo rimasti veramente in pochi. Io non mi aspettavo una roba del genere, quindi un bel momento. Siamo rimasti quattro gatti. Mm. Aspetta, dove è finito? Ah, qua, ok. E allora, cos'altro? A sto punto, minchia, sono 45 minuti che siamo qua in linea. Allora, cosa dirvi? Io vi ringrazio per avermi guardato, qui da me sta piovendo. Domani uscirà un nuovo video, domani sera uscirà un nuovo video. Se mi capita che ho tempo e voglia, facciamo una diretta live. Altrimenti ho ripreso, ve lo metto qua in sovraimpressione. Aspettate che lo trovo, Aspettate che lo trovo. Ecco, ve lo metto qua. Ricordatevi che ho ripreso la vecchia programmazione live, anche perché se no venivo anche lì, veniva su casino, non si capiva niente. Eh, e quindi ho detto, vabbè, riprendiamo la vecchia programmazione e ripartiamo dal giovedì sera alle 21:30. Poi, così rimane un appuntamento fisso, non ci confondiamo, non facciamo casini, è buono. Poi, se durante la settimana mi capita che ci faccio durante il giorno, che ho del tempo libero, magari ci facciamo un'altra live. Se no, rimaniamo fissi comunque il giovedì sera, almeno così sappiamo che ehm, ci vuole un'altra diretta live. Il problema è che adesso, tanto, anche se io la facessi domani, c'è il problema del Papa. È uscito il video oggi pomeriggio è uscito un video alle 6:30, pensa a te, è uscito alle 6:30 il mio video, alle 6:15 è stato eletto il Papa, quel video ha fatto zero visualizzazioni, perché ovviamente dove erano tutti a guardare il Papa, ovviamente, no? Quindi, mm, grazie, grazie Maria Laura. Quindi, anzi, sai cosa ci faccio? Anzi, sai cosa faccio? Allora, aspettane. Visto che Maria Laura è sempre qui con noi, ti faccio, ti nomino super iscritta, ok? Quindi, visto che sei sempre qui con noi e aspettiamo aspettiamo l'estrazione, che adesso stasera non c'è stata estrazione. Comunque, ti ho nominata super iscritta, quindi anche tu adesso, da adesso in avanti, avrai la chiavetta blu, eccola là. Anche tu da adesso in avanti avrai la chiavetta blu, come ce l'ha Sergio, come ce l'ha Silvia e quant'altro, la chiavetta blu della super iscritta. Infatti, se vedi, vedi a fianco il tuo nome, l'hai la chiavetta, ti ho nominata super iscritta, visto che sei sempre qua in diretta live. A sto punto aspetta l'estrazione, ho fatto prima, ti ho nominata io direttamente super iscritta e abbiamo risolto tutti i problemi, ok? Quindi sei entrata a far parte dei super iscritti. E... Ok, allora vi dicevo, giovedì sera torniamo alla vecchia programmazione, ok? Del giovedì sera con le dirette live. Così ci risolviamo tutti i problemi, rimaniamo fissi e
non facciamo casini. Eh, allora, poi vediamo un po', cambia testo, ok. No, però lui non mi piace fatto, a me piace più fatto in un altro modo. A me piace più, ecco, più fatto tipo così. Oh, ok, ecco, così, no? Ecco. Poi, poi cos'altro? Aspetta, che trovo qua. Ok. Eh, anche Maria Laura è una puffetta. Sì, è diventata blu come tutti gli altri super iscritti. E beh, ovviamente, scusa, eh. Tutti gli altri sono, adesso tutti gli altri sono là a farsi i cavoli loro davanti al Papa e alla fine, vedi, lei ci ha guadagnato, non ha dovuto neanche fare l'estrazione a sorte, è passata direttamente come a Monopoli. Vai direttamente in Piazza della Vittoria senza passare dal via. Ha fatto prima. Ecco, così gli altri che stanno guardando il Papa, gli altri che stanno guardando il Papa, fregati tutti. Ecco. Va bene. Allora- Vabbè, dai. Allora, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo domani sera un nuovo video. Domani pomeriggio, se ho tempo e voglia, magari ci facciamo un'altra diretta live, intorno alle 4 e mezza, 5, solito orario, giù di là. E diretta live 24/7, nuovo titolo. E cos'altro? E poi noi ci vediamo giovedì prossimo e mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ricordatevi che se uscite copritevi perché fa freddo, ok? Grazie a tutti quanti per avermi guardato, ci vediamo giovedì prossimo in diretta live e nei prossimi giorni di pomeriggio se ho tempo e voglia, così a sorpresa. A simpatia, come si dice, a simpatia, ok? Ciao, buona serata, ciao.